Senti, ascolti, fammi il piacere. Conosci queste espressioni italiane e riesci a capire che cosa sono in termini di grammatica? Beh, stiamo parlando di espressioni molto utili all'imperativo e le vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale, dove ogni settimana pubblico video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Nella lezione di oggi parliamo di espressioni all'imperativo, un modo verbale molto importante in italiano. Queste espressioni sono davvero molto comuni, le usiamo ogni giorno in italiano e sono sicuro che se vieni in Italia davvero le sentirai super spesso, quindi è anche importante imparare ad usarle. Però prima di iniziare voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni settimana vuoi ricevere tanti contenuti interessanti e gratis per studiare e migliorare in italiano, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. Benissimo, adesso siamo pronti per iniziare, però voglio anche dirti che in questo video non scenderò molto nel dettaglio per quanto riguarda la coniugazione dell'imperativo, perché ho già fatto un video su questo argomento. Quindi se ti interessa puoi guardare anche il video su come funziona la coniugazione dell'imperativo per ripassare un po' questo argomento di grammatica. Però adesso iniziamo subito con le espressioni di oggi. Iniziamo dalla prima, senti e senta. Beh, questo è facile perché tutti conosciamo il verbo sentire. Ma che cosa significa senti e senta? Senti è la versione informale, tu, senti tu, invece senta è la versione formale, lei. Noi in italiano usiamo questa espressione molto spesso per richiamare l'attenzione di qualcuno. Quindi se vogliamo parlare con qualcuno e attirare la sua attenzione, possiamo dire senti informale o senta formale. Quindi non necessariamente stiamo dicendo di sentire qualcosa. Per esempio, senti, secondo me è una buona idea andare al cinema domani. Oppure senta, scusi, dov'è la metro? Anche proprio la formula senta, scusi è molto comune. E non preoccuparti, dire senti o senta è un modo molto educato per richiamare l'attenzione di qualcuno, perché in altre lingue, come in inglese, se dici a qualcuno listen può sembrare un po' maleducato. In italiano, se detto ovviamente con educazione, non è maleducato, anzi è un modo educato per richiamare l'attenzione. Un'alternativa a senti o senta è usare il verbo ascoltare. Quindi abbiamo ascolta per il tu e ascolti per il lei. Questo perché i verbi in are, ascoltare, fanno un'inversione all'imperativo. Parlo di questo nell'altro video. Per esempio, ascolta, penso che sia meglio non uscire stasera perché piove molto. Oppure ascolti, purtroppo non riesco a finire questo lavoro per domani, mi dispiace. Ora passiamo alla prossima espressione utile all'imperativo. Dimmi o mi dica. Questa è davvero un'altra espressione super utile che voglio insegnarti. Infatti, dimmi, la versione informale, o mi dica, la versione formale, sono due forme molto usate del verbo dire in italiano. Però fermiamoci un attimo sulla grammatica di queste due forme. Infatti, il verbo dire ha un imperativo irregolare, di. Ma quando combiniamo di con un pronome, in questo caso un pronome oggetto indiretto, mi, cioè a me, dobbiamo raddoppiare la prima consonante del pronome. Quindi non è dimi, ma dimmi. Dimmi con due M. E questo succede con tutti gli altri pronomi, tranne che per gli. In quel caso non abbiamo un raddoppiamento. Invece la forma formale dica non possiamo dire dicami, ma dobbiamo dire mi dica. Questo perché quando abbiamo un imperativo formale il pronome si mette prima, non dopo. Quindi dimmi
tu, mi dica lei. Questo in realtà succede anche con altri 4 verbi. Infatti abbiamo andare, vacci, fare, fammi, stare, statti e dare, dammi. Poi vedremo questi anche dopo. Ma come usiamo queste 2 espressioni? Beh, molto semplice. Quando vogliamo chiedere a qualcuno di dirci qualcosa, possiamo dire dimmi o mi dica. Sono sicuro che hai sentito tantissime volte dimmi, dimmi, ma anche mi dica è molto comune. Per esempio, se un tuo amico ti dice posso farti una domanda? Oppure ti devo raccontare una cosa molto importante, tu puoi dire dimmi, dimmi, o nel caso formale mi dica. Benissimo, adesso passiamo alla prossima espressione, fammi o mi faccia. Qui abbiamo il verbo fare, che penso un po' segue le stesse regole dell'imperativo di dire. Infatti abbiamo fammi, quindi tu dobbiamo raddoppiare, e invece mi faccia, qui abbiamo un imperativo irregolare, ma dobbiamo mettere il pronome mi prima del verbo perché appunto stiamo usando una forma formale. Quindi fammi e mi faccia. Io sono sicuro che hai già sentito forme come fammi vedere, fammi sapere, fammi giocare con te, per esempio. Ecco, diciamo che l'espressione fare più un pronome oggetto indiretto più un altro verbo all'infinito è una struttura abbastanza comune in italiano che ha un significato, anzi 3 significati precisi. Infatti, fammi più un altro verbo può significare fare in modo che, permettere o lasciare. Infatti, fammi vedere significa permettimi, cioè dammi il permesso di vedere, o lasciami vedere. Fammi sapere significa fai in modo che io sappia quella cosa, cioè trova un modo che io sappia quella cosa, informami. Oppure fammi giocare con te significa permettimi di giocare con te o anche lasciami giocare con te. Quindi insomma questa è davvero un'espressione molto molto comune in italiano e ti dirò molto spesso sento i miei studenti usare verbi come per esempio mostrare. Per esempio mostrami una foto o mostrami la tua casa. Beh, in realtà noi in italiano non diciamo molto mostrami, ma diciamo fammi vedere, che è la stessa cosa se ci pensi, cioè fammi vedere la foto, fammi vedere la tua casa. Quindi queste espressioni sono davvero molto comuni. Però adesso ti chiedo, hai mai sentito l'espressione fammi il piacere? Fammi il piacere. Secondo te, che significa? Questa è un'espressione che usiamo in italiano quando siamo un po' arrabbiati e vogliamo, dire per favore, però in modo arrabbiato. Per esempio, fammi il piacere di smetterla. Stai dicendo solo stupidaggini. Fammi il piacere di smetterla. Stai dicendo solo stupidaggini. Cioè, per favore, smettila di parlare, perché stai dicendo soltanto delle cose false o delle cose stupide. Quindi ti sto chiedendo, per favore, ma in modo arrabbiato, capisci? E ora andiamo avanti e vediamo l'ultima espressione di oggi. Dammi o mi dia. Anche qui sempre la stessa storia. Abbiamo il raddoppiamento per la forma tu, dammi, e invece per la forma lei abbiamo un imperativo irregolare, dia, e mettiamo il pronome prima dell'imperativo, mi dia. Qui con il verbo dare all'imperativo abbiamo tante espressioni interessanti. La prima è dammi una mano, dammi una mano. Questa espressione semplicemente significa aiutami. Per esempio, se stai a casa e tuo fratello sta facendo le pulizie, magari lui ha bisogno di aiuto e quindi ti dice dammi una mano, cioè aiutami. Un'altra espressione molto molto comune con dammi è dammi un minuto o dammi un secondo. Questo è un modo semplicemente per dire aspetta. Quindi se una persona ti chiede qualcosa ma tu non puoi farlo immediatamente, puoi dire dammi un minuto, che non significa davvero un minuto, ma dammi un attimo, cioè un po' di tempo. Per esempio, sei al lavoro e il tuo collega ti chiede
un documento di lavoro, ma tu devi prima trovarlo, allora puoi dirgli: sì, dammi un minuto, lo cerco e te lo invio. In contesti formali, invece, potremmo dire mi dia un minuto, mi dia un minuto. E l'ultima espressione di oggi è un'espressione divertente che probabilmente già conosci. Dammi il 5. Quindi quando sostanzialmente vogliamo dire che siamo d'accordo con qualcuno oppure vogliamo festeggiare un successo, possiamo chiedere all'altra persona il 5, dire dammi il 5. Questa chiaramente è un'espressione molto comune anche in tante altre lingue. Non dimenticare però l'articolo determinativo, il, dammi il 5. Benissimo, allora che ne pensi? Ti piacciono queste espressioni all'imperativo? Spero di sì, ma soprattutto, e questo è importante, se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta tantissimo perché se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è buono, ti ha aiutato. Quindi YouTube lo consiglierà ad altre persone e più persone potranno imparare l'italiano con me. Quindi se vuoi aiutarmi, semplicemente lascia un mi piace e mi aiuterai tantissimo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai nessun video futuro. Noi per il video di oggi abbiamo finito. Se hai qualche domanda lasciala qui sotto nei commenti e ci sentiamo presto. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!